Eccoci qui, buongiorno a tutti, ben ritrovati, Mattino Milan, mercoledì 6 marzo 2024, qui su Radio Rossonera Enrico Boiani, non c'è il direttore questa mattina che è in viaggio per Milanello in questo momento perché è giornata di rifiniture, giornata di conferenza stampa e giornata di vigilia della partita dei ottavi di Europa League Milan-Slavia Praga, l'andata che sarà domani sera a San Siro ore 21, c'è Davide Giovanzana. Ciao Davide. Ciao Enrico, buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno e mi raccomando, anche se c'è Davide Giovanzana, che lo so, Esatto, soprattutto. soprattutto perché c'è Davide Giovanzana, lo so, mi dispiace, però voi proprio per, diciamo, compassione, per pietà, mettete mi piace a questo video, cliccate il pollicione all'insù, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per tutte le notifiche. Allora Davide, anche se non è anche se è una giornata di vigilia di una partita comunque importante perché al Milan resta l'Europa League, il Milan deve puntare sull'Europa League, eccetera, eccetera, in realtà i contenuti di oggi, soprattutto quella che è la stretta attualità rossonera, riguarda ben poco la partita. Dopo sul finale ne parleremo delle probabili formazioni, ma continuano ad esserci le voci legate al mondo medio orientale, al mondo arabo, al mondo saudita, soprattutto per quanto riguarda PIF come nuovo investitore del Milan. Oggi, a tal proposito, ha scritto un articolo sul Sole 24 Ore Carlo Paolo Festa, tecnologia, infrastrutture e sport, il fondo saudita PIF punta sull'Europa. Questo è il pezzo, non ci attenderemo troppo anche perché ci sono anche cose un pochino più tecniche, un pochino più specifiche relative alla questione. Andiamo ad analizzare, Davide, questa parte qui, ti direi. A PIF sarebbe stata Sì. valutata l'ipotesi di investire nel veicolo di Red Bull che possiede la squadra rossonera, fornendo i capitali necessari a ripagare un vendor loan di Elliott per 550 milioni. In alternativa, a PIF sarebbe stata proposta una più ampia partnership con Red Bull. I negoziati sarebbero in corso con la deadline di fine marzo per prendere una decisione. Questo è, diciamo, il succo, la ciccia dell'articolo, soprattutto direi per quello che riguarda il Milan. Prima di lasciarti parola, continuiamo anche noi a dirvi quello che vi abbiamo sempre detto a riguardo, cioè che nonostante le micro smentite o smentite di circostanza dei mesi iniziali, no? Quelli di novembre, dicembre, inizio gennaio, nonostante comunque ancora ci sia tanto di non detto, di nascosto, eccetera, eccetera, le voci ci sono sempre più insistenti. Cardinale stesso ne ha parlato anche nella sua intervista al Financial Times. Insomma, marzo sarà un mese caldo. Bisogna restare vigili perché, insomma, tanti parlano di questo mese di marzo perché anche dal punto di vista dello stadio partirà a breve l'accordo di programma, quindi insomma anche lo stadio sappiamo che ha un ruolo nevralgico nella questione di nuovi investitori, nuovi investimenti, quindi bisogna rimanere attenti, direi, perché le voci sono sempre più insistenti e riguardano tanto e soprattutto il fondo PIF e quindi insomma qualcosa potrebbe cambiare, ti direi. Poi quando accadrà, come accadrà, in che modo accadrà, credo che lo sappiano soltanto i soggetti e gli attori protagonisti. Sì, Henry, sarà un marzo caldo e non solo perché a Milano il freddo lo sta sparando, l'ultimo freddo lo sta sparando fuori tutti questi giorni. So, 2 settimane fa c'erano 15 gradi, oggi ce ne sono 7, io capisco sempre di meno, quindi sarà un marzo caldo da due punti di vista. Sicuramente allo stadio, ne abbiamo parlato, è un tema che cerchiamo di portarvi particolarmente, cerchiamo di farvi avere sempre le ultime e siamo anche abbastanza bravini nel farlo. Quello andate a vedervi gli ultimi speciali del direttore Cristau sul canale, ma la notizia di oggi riguarda PIF, come hai detto tu. Secondo me la notizia non è tanto la notizia vera, perché a me piace sempre andare nel contesto, capire il contesto, capire, tra l'altro appena ho parlato è sbucato il sole, non so se lo vedete riflesso su di me.
a me piace sempre andare nel capire il contesto e capire cosa c'è intorno a una scelta. E stamattina il Sole 24 Ore mi ha risposto, perché secondo me la notizia vera non è tanto il fatto che ci sia questa volontà, insomma, di fondi medio orientali di investire nel Milan. E il Milan qualche mese fa ha aperto la sede a Dubai. Furlani e Cardinale continuano a ripetere di volersi aprire a quel mondo. Per me queste non sono novità. Forse la novità si riguarda il nome, che anche il Sole 24 Ore fa il nome di PIF, perché sul nome c'è sempre stato un pochino di disaccordo. Alcuni non lo dicevano, alcuni l'hanno subito detto. Oggi il Sole 24 Ore parla del fondo PIF, che è il fondo sovrano saudita. La vera notizia, secondo me, sta nel contesto, ovvero nel perché, sempre rispetto a quanto scrive il quotidiano, nel perché questo fondo di investimenti saudita sta decidendo di aprirsi al mercato europeo. Il quotidiano parla di Saudi Vision 2030, che è questo piano strategico che il governo dell'Arabia Saudita ha in programma nei prossimi anni per arrivare nel 2030 a diversificare la sua economia, ovvero a non dipendere solo ed esclusivamente dai petrodollari. E questo, secondo me, è il vero punto. Adesso mi hanno fatto capire, almeno per quanto mi riguarda, il perché i fondi di investimenti arabi si vogliono spostare anche nel calcio, soprattutto italiano. Dopo aver preso il Newcastle, il PIF sembra pronto ad investire nel Milan. Un'altra notizia è la deadline. Il quotidiano scrive chiaramente che la fine è la fine di marzo, insomma, per la risposta ultima, diciamo, di questa trattativa qui. Sì, ripeto, la nostra linea è sempre stata restiamo vigili, anche quando c'erano smentite, anche quando tanti additavano a fake news o cose simili. Continuiamo anche qui che le notizie stanno iniziando a uscire a dire restiamo vigili, cioè il mese di marzo rischia di diventare un mese importante. Poi magari non accade nulla, perché poi in queste situazioni ci sono in ballo talmente tanti interessi, talmente tanti soldi che poi va a capire cosa può accadere. Però vanno registrate queste notizie, vanno evidenziate, sottolineate, perché sono sempre più insistenti. Ecco, riguardo a quello che hai detto tu, prima di lanciarci sugli altri temi di giornata, non è un caso, secondo me, che negli ultimi anni proprio tutto il Medio Oriente si stia rivolgendo a il wrestling, la Formula 1, il tennis, le Olimpiadi invernali, no? Che hanno intenzione di fare anche tra un pochino di anni, non so bene ancora come, però hanno veramente tanti sbocchi sul mondo dello sport e se li stanno prendendo poi coi mezzi che hanno, ovviamente, però si stanno cercando di espandere sempre di più anche in cose che fino a 5-10 anni fa erano impensabili, no? Passiamo oltre, perché prima di arrivare a Milan-Slavia, che ripeto, si gioca domani ed è un ottavo di Europa League, non sarà Champions League, però va giocato. C'è un po' di mercato questa mattina su Gazzetta dello Sport, un 9 per crescere, Sesko e Zirze top, la grande decisione è sull'allenatore, caro Davide, perché non solo in alto, cioè a livello di investitore, a livello di assetto proprietario, eccetera, ma anche leggermente più in basso, cioè chi guiderà il Milan e poi chi guiderà il Milan in attacco, cioè l'attaccante. Oltre a Sesko, Gazzetta ci mette anche appunto Zirze, salutiamo anche il piede sinistro di Sesko, Santiago Jimenez e poi aggiunge anche ad Arabioio difensore. Sul mercato... Sì, le caselle da riempire erano 3, quindi ci ha sparato dentro anche questo difensore che probabilmente andrà a 0 quest'estate. Sì. Sull'attaccante e sull'allenatore dici che sono collegate? Allora, dovrebbero esserlo, Henry, perché dovesse cambiare la guida tecnica del Milan quest'estate, io mi aspetto che il nuovo allenatore, chi che sia, abbia voce in capitolo sulla scelta del centravanti da prendere. Il Milan non può più tirarsi indietro dal fare questo tipo di investimento qui,
e la logica del calcio dice che un acquisto così importante va concordato con l'allenatore. È chiaro che dovesse arrivare Conte ha bisogno di un tipo di attaccante diverso, dovesse arrivare Lopetegui ha bisogno di un tipo di attaccante diverso, dovesse arrivare Thiago Motta ha bisogno di Zirkzee, e allora va bene Zirkzee. Però insomma io spero che le scelte vadano a braccetto. Tra l'altro questa mattina Gazzetta parla di un cambio in panchina, non fa grandi nomi, l'unico nome che cita è quello di Lopetegui, e dopo averlo citato fa capire che il profilo di Lopetegui non sembra essere il preferito da Zlatan Ibrahimovic. Piace ad alcune parti della dirigenza per determinate caratteristiche, senza dirlo. Il non detto dell'articolo di questa mattina in Gazzetta è che non riscuote, almeno ad ora, pienamente le grazie del nuovo garante, tra molte virgolette, così è stato definito. L'ultima volta che qualcuno è stato definito garante è finito con le valigie fuori casa dopo una colazione. E quindi io starei lontano da questo tipo di definizione, non per altro, ma perché evidentemente porta sfiga, e quindi la definizione di garante la lascerei a Sì. qualcun altro. Poi non mi piace perché è troppo, è un po' troppo secondo me, però questo è. Vedremo anche qui cosa accadrà. Diciamo che ci aspetta una primavera, fine di primavera, inizio estate calda, usiamo questo termine, Sì. calda, frizzante, esotica, scegliete voi, va bene. Chiudiamo con la partita perché non siamo riusciti a portarvi il direttore qui da Milanello, ma vi porteremo le immagini di oggi proprio dal centro sportivo di Carnago della rifinitura, la conferenza stampa. E a proposito di conferenza stampa, proprio da lì sentiremo chi gioca e chi non gioca, no, perché Pioli non lo dice mai, ma chi c'è, chi non c'è, se qualcuno non c'è, se qualcuno verrà preferito a qualcun altro. La probabile dovrebbe essere questa, che ci copre anche le facce, direi che è solo un bene. Milan col 4-2-3-1, Maignan, Calabria, Ciao, Gabbia, Teo Hernandez, Bennacer, Reinders, anche se in conferenza stampa Chadli solitamente, poi magari non sarà questo il caso, chi va in conferenza poi la partita la gioca, però magari no, e soprattutto Pioli sta preferendo Bennacer Adli a Reinders nell'ultimo periodo. Pulisic, Loftus-Cheek, Leao dietro a Giroud, quindi confermatissimi i super titolari nei quattro davanti. Lo Slavia non li conosciamo, cioè, se qualcuno conosce lo Slavia ce lo scriva nei commenti, se qualcuno li ha mai visti giocare più volte ce lo scriva nei commenti. Io, a parte Ogbu, che so essere un difensore abbastanza tosto, gli altri non è Beh, che... c'è Zima, ex Torino. Sì, esatto, Zima che ha giocato al Toro, gli altri non Tra è che l'altro Zima ha fatto Slavia, Torino e poi è tornato allo Slavia quest'estate. esatto, giocano a tre, speriamo non si chiudano per poi ripartirci coi tre davanti come fanno tutte le squadre che ci mettono in difficoltà quando giocano a tre. Questa è la probabile, Davide. Ma Harry, io come te mi tengo aperti due ballottaggi, mi tengo aperto quello Reinders-Adli, ma mi tengo aperto anche quello Calabria-Florenzi, perché Florenzi ha dimostrato di avere un po' la spia della riserva accesa nel primo tempo di Roma, però è una partita che sentiva particolarmente, una partita difficile per uno che fa della tecnica e del fraseggio e dei cross le sue armi migliori. È stata una partita difficile, l'ha sostituito, è entrato Calabria. Io credo che potrebbe giocare ancora Florenzi per poi tornare con Calabria nella partita di domenica alle 3 con l'Empoli. Fatto sta che qualcuno girerà, non credo che l'11 sia lo stesso, anche se al momento i titolari sono quelli. Ce ne sono di nuovi, che sono Gabbia e Adri, e ce ne sono di vecchi perché il tridente con Giroud davanti non si tocca. Ne scopriremo di più sicuramente al talk di oggi, vi raccontiamo un po' meglio lo Slavia anche con gli ultimi risultati, la scheda dello Slavia con i giocatori più rappresentativi, quelli da tenere d'occhio, insomma andremo un pochino più in profondità anche dopo aver sentito le parole di Pioli e Adli. Davide, grazie, ciao.
Grazie a te Harry, grazie a tutti, buona giornata. Mi raccomando, per un focus ancora più approfondito sullo Slavia, vi rimando al preview di domani mattina, perché sto lavorando con il buon Giacomo Todisco a un bel prodotto. Bravo Davide, lavora al preview, lavora anche al sito di Radio Rossonera, quindi andate su radiorossonera.it per tutte le ultime news. Vi saluto anch'io dandovi gli appuntamenti per Chiama Milan sulla piattaforma Viola alle ore 11, Lancia alle 13 sempre su questo canale e appunto il talk delle 16. Ciao! Autotransfer da oltre 20 anni offre servizi taxi per trasferimenti da e per aeroporti e stazioni ferroviarie agli stadi in cui gioca il Milan. Se desideri seguire il Milan nelle sue partite, in caso in trasferta, con noi troverai la soluzione ideale per il tuo trasferimento, a un prezzo molto conveniente. Prenota online auto, minibus o bus per arrivare con un servizio porta a porta direttamente allo stadio o al tuo hotel. Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze di viaggio, il servizio privato di diverse categorie, standard, prestige o il servizio con auto a disposizione. Una volta effettuata la prenotazione, riceverai una mail di conferma del servizio con il relativo voucher di viaggio. Il giorno prima del tuo arrivo o della tua partenza, invece, riceverai un messaggio di conferma del servizio con il nome e il numero di telefono del conducente, che si prenderà cura di te. Ah, dimenticavo! Se sei un ascoltatore di Radio Rossonera, collegati al link per la prossima partita e usa il codice riservato a tutti i tifosi per ottenere un coupon con lo sconto del 10% su tutti i tuoi transfer.